Messina in onda, senti che gira, da una stanza a lungomare fino in cima, le nostre voci sopra. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo a Messina in Onda, il vostro podcast preferito. Siamo qui oggi con Amin e Claudette. Ciao a tutti. Ciao. L'argomento di oggi è la moda. Siamo a Messina, la moda a Messina. Esatto. Che ne pensate della moda a Messina? Claudette lavora, anche ha lavorato comunque nel campo della moda, ci lavora ancora? Sì, ci lavoro ancora ormai da quasi 10 anni, perché ho iniziato nel 2015, quindi, no, oddio, 11 anni, per puro caso, un casting iscritto appunto da alcuni miei amici e poi piano piano mi sono addentrata in questo settore. Amin, a te piace la moda perché vedo che ti sei vestito bene in realtà oggi? a me Molto piace... stiloso. Grazie. No, in realtà sì, a me mi piace modo tanto perché anche è una tipo cosa in cui ti fai capire alle altre persone tipo chi sei più o Puoi meno. esprimerti. Sì, Esatto, Puoi esprimerti. esprimerti. Sì. Anche modo secondo me è un po' importante perché quando ti vesti come ti pare non è una cosa tipo, non fai impressione molto bene, quindi per questa cosa secondo me moda è importante. Anche secondo me è anche passione, tipo se ti Sì. piace vestirsi bene, tipo scegliere ogni volta, sì. no, mi piace questo, non mi piace Più che questo. altro credo che si abbia sempre la possibilità di sperimentare Esatto. nuovi look, nuovi outfit, Certo. e senza categorizzarsi all'interno di un outfit specifico. Esatto. Magari uno si può vestire un po' più street, un po' più elegantino, anche in base al contesto. Sì, ogni giorno tipo Sì, differenti esatto. stili, sì. A me queste cose piacerono un sacco. Cioè io certo. ho tipo l'armadio pieno di vestiti che sono tutti differenti. Sembra tipo di avere Sì, 10 sì, personalità differenti. Ok, detto, per te cosa significa la moda? La moda è espressione per me. Mhm. Espressione è anche arte. Dipende un po' come uno lo vuole interpretare, ok? Ok. Se uno la moda la inserisce sotto l'ambito lavorativo, diventa un po' più professionale e Mhm. secondo me si va a levare un po' quel concetto di passione, Certo, ok? Perché certo, diventa certo. una cosa troppo anche stereotipata e c'è quella cosa che devi fare dalla mattina alla sera costantemente. Sì. A differenza se invece tu ti svegli e dici ok, la moda per me oggi è semplicemente vestirmi un po' più stravagante, sperimentare questo nuovo look senza il pregiudizio di come anche gli altri possono vedermi, Esatto. ok? Magari in Italia ancora non siamo arrivati a quel tipo di concetto perché siamo un po' più chiusi di mente, a differenza magari dell'estero, che io vedo magari viaggiando persone che sperimentano look fantastici. A Messina magari siamo un po' più classichetti a vestire, rilassati, sì. tipo, sì, è vero. Vero questa cosa, mi sono state mosse anche delle critiche, dico, non solo su di me, ma in generale qua a Messina vi vestite in modo così scialbo, non lo so, non vi do una reale personalità. Tu Ci dove? adattiamo, secondo me. Classico jeans, maglioncino, Camicia, se è il camicetta, caso, se quando vuoi, usciamo sì. andiamo a ballare camicia bianca, È rigorosa. vero, io ogni volta vado Siamo in tante figurine. tutti uguali, tutte con le magliettine bianche o le ragazze che hanno sempre il classico vestitino nero con gli stivali neri alti, tutti uguali. Dove ti è capitato di viaggiare? Varsavia, quindi ho fatto Polonia, Romania, Francia 11 volte. Di meno? Sì, Dolomiti, Belgio. Scusa se chiedo, ma Claudette ha origini francesi? Sì, io ho Come nome? origini francesi e polacche. Ah, ok. Sì, Oh. perché italo-polacca sono realmente perché mio padre è polacco, però mio nonno è francese. Un cioè, bel miscuglio. Ah, ok. Quindi in questi posti dove hai viaggiato comunque hai visto degli stili diversi Sì, da Messina, totalmente. che ognuno aveva, come si dice, anche una propria personalità. Cioè, nel senso, qual è lo lì stile non che si ti... adattano completamente, cioè non si omologano in qualche modo, ok? Sono tutti diversi. Cioè, banalmente, quando sono andata a ballare a Parigi, io ho visto cose assurde. Cioè, non c'è lì il giudizio di vedere magari la persona con un trucco un po' più stravagante, magari un abito intanto un po' più scollato. Qui a Messina magari il massimo della scollatura può essere magari, non lo so, un vestitino un po' più corto e se sale un po' di più, ah oddio. Vorresti che fosse così, cioè che ognuno Vorrei che possa ognuno si esprimersi. guardasse se stesso senza guardare l'altro. Come si arriva a Sì. questo? Qual è il blocco? È proprio non ce la faremo mai. Il fatto di non uscire tanto dal proprio pensiero.
Cioè ognuno ha il proprio pensiero e resta quello, non si va a confrontare con l'altro, e soprattutto il fatto che le persone restino sempre nello stesso paese senza andarsi a confrontare con altre culture, altre idee. Quindi Vi invitiamo a viaggiare, ragazzi. Sì, Ci sono viaggiamo. tanti progetti Erasmus, se vi interessano. Amin, te dove è capitato, cioè nel senso di viaggiare, di sperimentare una cultura? A me, ad esempio, a Berlino pure ho Sì. visto questa Sì, cosa. sì. Là sono molto particolari. sì, sì. Tutti i Penso- rave, techno, tutti Sì, questi un anno altri. là Ma penso tipo il Kit che Kat. ritornerei tipo... Sì. Però particolare. A te? In realtà io posso dire che sì, ho viaggiato tanto, tipo sempre all'esterno c'è questa idea che in Italia tutti vestono molto bene, tipo Italia è casa di moda. Sì. Però quando vivi a Italia e vedi i stili, dici che ma non è vero, perché ognuno ha il suo stile e dipende secondo me dalla zona. Per esempio, se vai in Torino Già di diverso. c'è un stile diverso, però se vai a Garibaldi, a Messina, c'è un stile diverso, quindi... Ma anche all'esterno, tipo, a me mi piace tanto come vestono in anche Francia, Sì. che hanno molto, tipo... Quasi romantico. Esatto, conoscenze su mode che mi piace tanto. Ed anche a Munich. A Munich... le persone- Germania, Germania, Mm. sì, a Munich, perché è una città in cui tipo tutti vestono troppo tipo stile old money, tipo che ok. a me mi è piaciuto tanto. Marrone... Bordeaux? Sì, Polo Ralph Lauren, Ok. Rolex, sì. Ma lei. Mani, sì, esatto. Ma quindi Money talks. tu comunque hai lavorato nel settore della moda, Mhm. mi raccontavi come hai iniziato a lavorare nel settore della Sì, moda. è iniziato per puro caso, inizialmente giustamente a Messina, quindi in maniera molto random, molto easy. Poi pian piano sono arrivate sempre più proposte, anche spostandomi in Italia, non mi sono mai spostata fuori dall'Italia, tranne il prossimo anno che ho un progetto a Londra, per un progetto molto grosso che ancora stiamo un attimo cercando di capire effettivamente come concretizzarlo. Con chi è questo progetto? È con un'agenzia di profumi che ha lanciato sia a Dubai che appunto in Gran Bretagna. Ok, so che c'è una differenza fra essere modelli, quindi che implica lo sfilare, che fotomodelli. Sì, quindi... io realmente sì. sono fotomodella, non modella. Ok. Allora, la modella è più appunto da passerella, Ah. a differenza appunto della fotomodella che è la classica ragazza che magari fa copertine, pubblicità, classiche foto e magari cortometraggi, ecco. Tu mi dicevi che è iniziata a Messina, come? Come è iniziato? Cioè, magari chi ci guarda, essendo di Messina... Come sei entrata nel mondo di moda, no? Di moda, cioè nel senso Sì. che progettini ti hanno proposto dei Io progetti? non ne sapevo ancora niente perché ero piccolina, avevo tipo 15 anni. Mia madre aveva fatto invece la modella perché aveva sfilato, però parliamo di tantissimi anni fa, giustamente. E c'era questo casting a cui mi avevano proposto i miei amici di partecipare e ero tipo molto scettica, ero pure abbastanza timida perché giustamente dicevo no vabbè ma che cosa devo fare, magari non sono all'altezza, Certo, eri ma ti piccola. pare che mi prendono? Ti piacevi i trip, Sì. magari? No? Sì, ero molto imbarazzata su questa cosa. Loro mi hanno iscritto, mia insaputa, cioè io non sapevo assolutamente niente. I tuoi genitori? Oh. No, le mie amiche. Ah, ottimo. Fino a quando non... Le ringraziamo comunque. Sì, ad perché oggi le ringraziamo. comunque- Fino a quando non mi è arrivata appunto la risposta, mi avevano preso e ho fatto questo primo shooting. Inizialmente in TF. Che vuol dire? E allora praticamente gli shooting funzionano o in TF o retribuzione. TF è quando praticamente tu offri la tua immagine per un lavoro in maniera gratuita. Ok. Quindi i primi 3 annetti, 4 annetti sono andati in TF anche perché giustamente non avevo l'esperienza. Era una sorta di sponsorizzazione per Sì. te, no? Sì, non avevo l'esperienza e giustamente per quanto una dica bello farsi Soldi magari non ce n'è, vitalizio, soldi però non ce soldi n'è. non ce n'è. E quindi inizialmente in TF, poi sono arrivate le prime retribuzioni, sono andate sempre di più ad aumentare.
secondo te è cioè, fondamentale, utile, consiglieresti magari per chi si vuole approcciare, iniziare in TF? Sì, cioè, assolutamente sì. ti dà effettivamente una spinta, dice no, Sì. io non lo faccio perché comunque non mi retribuiscono, non ne trovo il senso, invece Non magari ha è più un accrescere i propri contatti che è più importante magari. Mettiamola per così, l'inizio. è un po' come la messa alla prova. Quando magari tu vai a fare un lavoro, è un po' illegale questa cosa, ok? No, certo. Però nel senso- giustamente magari c'è la settimana di prova o un mese di prova dove loro o non ti anno pagano. di prova, Anno di per prova. alcuni ho conosciuto in pericolo. E tu lavori sostanzialmente gratis fino a quando non ti fai appunto l'esperienza e poi ti fai pagare. Quindi sì, secondo me è utile anche per il fotografo che magari ha davanti una persona che non ha esperienza, non sa stare davanti alla fotocamera, anche perché magari molte volte non parliamo di un set con un solo fotografo. Parliamo con un set con più fotografi, magari non sai come muoverti perché hai più fotocamere, non sai dove guardare, non sai come ti devi comportare. Guarda, potremmo fare una lezione, ci fai una lezione su come venire Il posing. fotogenici, fotogenici alle foto. Io ogni volta vengo tipo che ho un triplo mento, non so da dove mi esce. Dico, Ma poi vedi il che ci soggetto è sono- quello, nel senso, però Ci sono dei corsi dove ti vorrei male spiegano comunque, però. come metterti, è quella la cosa più divertente. Veramente? Sì, il Ci sono posing, si chiama il Wow. posing. Wow, io non lo sapevo veramente. Devi fare- Non avevo un'idea. Sì, sì. Quello lo fanno i ragazzi. Ma cioè, nel senso si fa Sì, i ragazzi fanno veramente questa cosa durante i set dove mangiano per avere questa mascella un po' più scolpita, si mangiano le guance internamente e tu vedi queste mascelle così definite e dici wow! vero Chad. È lì. Dalla regia ridono. No, se funziona, se è così, magari è una cosa Funziona, che sì. non conoscevamo, no? Non sapevamo. vero Chad. Ok. Sì, hai altre tips, diciamo, per venire in posa? Nel senso... Sì, sì. Per le ragazze io consiglio sempre intanto il mento leggermente più abbassato, mai troppo alto, quindi rivolto alla fotocamera, sempre un po' più inclinato e labbra socchiuse. Cioè molti hanno questo brutto vizio, le ragazze, di reprimere le labbra, rendendole quasi asciutte, sì, come se non avessero labbra. Invece il segreto è proprio lasciare le labbra morbide, essere sempre molto divertiti davanti alla fotocamera. Poi magari dipende anche dal set, perché ci sono alcuni fotografi che ti chiedono di interpretare un'emozione e quella è la parte più divertente. Ci sta. Quasi una come se sorta di facessi teatro. Attore, no? Sì. Sì. Wow. In che senso? Che emozioni ci puoi fare interpretare? A me è successo tipo di fare questo set che era quasi come se fossi in Texas e dovevo assumere un'espressione arrabbiata mentre andavi incontro al fotografo ed era molto divertente perché lui correva con la fotocamera all'indietro e io dovevo correre verso di lui tutta Dove la arrabbiata stavi guardando picchiando. malissimo la fotocamera e quindi ho detto oddio ora questo qua che dall'interesse ammazza però ce l'ha l'abbiamo fatta, ce l'ha sì. fatta. Ottimo, ma eri in Texas? No, Immagino. ci sarebbe piaciuto. In Texas. Però avevo il cappello da texano e gli stivali da cowboy, sì. Ottimo, ma questo bellissimo vestiario, secondo te, diciamo, a Messina si può reperire? Nel senso, dove si va a fare? Cioè, tu nella tua vita comune ti vesti da texana? Ti devo dire di sì. Allora, ragazzi, il nostro Cioè, podcast è allora, in finito. realtà, guarda, da quando ho iniziato a stare sempre di più sui set, essendo che mi vengono proposti degli outfit magari un po' più appunto particolari, molte volte mi piace riproporli durante la quotidianità. Quindi magari ho questi vestiti a casa e dico, ma perché oggi non ci vestiamo con qualcosa di texano? Puoi sperimentare, Poi ok, sì. ok. Sperimentale, sì. È effettivamente una cosa molto cool, no? Li Certo, riutilizzo. certo. Mi collego a quello che hai detto tu prima, cioè comunque la moda è un esprimere se stessi. Sì, certo. E come hai detto tu anche si può non essere giudicati, però dai un'impressione di te e a volte è anche vero, secondo la mia opinione, che come si dice, la copertina non si giudica il sì, libro dalla sì, copertina, Sì. dai la tua impressione, cioè l'abito fa il Sì, sì, monaco sì, in sì. questo caso ed è anche importante curarsi.
È anche da dire che comunque predico bene, razzolo male, perché Vabbè, un po' dico, tutti. sono un po', come si dire, menefreghista a volte. Cioè, Sì, sono sì, un sì, po', sì, mi no, piace vabbè. essere scialbo, ma perché più che altro a volte è una cosa mentale, mi fa molto più chill ok, ora esco con questa maglietta, me ne vado in palestra, non voglio sentire nessuno. Vabbè, lì ci Sì, sta. Capito? Guarda, Sì, io sì, sono No, ci sono quelli là che in arrivata. palestra si mettono tipo proprio truccati, nel senso le ragazze, nel senso tutte truccate, nel senso, per carità, ben venga, non lo sto dicendo, però io Sì, personalmente però- mi metto la mia magliettina stropicciata Certo, e mi certo, metto nel certo. mio angolino a spingere i pesi. Però che ne pensi di questo? Sono un gran cretino, dovrei curarmi. No, in realtà fai bene. Io probabilmente una cosa abbastanza imbarazzante, però quando ero molto più piccolina c'erano periodi in cui magari dovevo andare dal fruttivendolo sotto casa, fare cose magari relativamente vicine a casa e io scendevo in pigiama. Sì, ma ci Cioè, sta, io dico. ve lo giuro, io andavo magari a fare la spesa in pigiama, cosa che se lo fai in America è normalissimo. Cioè, non Sì, hanno sì, nemmeno sì, sì. l'usanza di mettersi le scarpe in America, girano così a piedi. Io ragazzi proporrei di uscire un sabato sera in pigiama, dico L'ho io. fatto. Sì, vabbè. L'ho fatto, te lo giuro, a Piazza Cheroli. Ho ancora le foto. Ti hanno fatto uno shooting in pigiama? O Ve lo- cioè perché? Dai, raccontami. No, sì. allora era stato un po'. Io mi ero impuntata sul fatto che a Messina in quel periodo tutti dovessero vestirsi bene. C'era un po' quella cosa in quel periodo, in quella fase dell'età dove l'estetica conta molto. E io mi dà fastidio questa cosa. Dicevo, ma perché? Cioè, io posso tranquillamente vestirmi come mi pare, la Certo. gente non mi deve guardare. Così ho fatto questa sorta di scommessa con me stessa. Ho detto, proviamo ad uscire in pigiama in centro il sabato sera. Com'è andata? Ti hanno Cringe. giudicato? Sì. Sì, tanto? Avevo tutti gli occhi di sopra, era un po' come essere paparazzati. Mi Vabbè, sentivo, dico, sai, quelle dive sì. di Hollywood con i paparazzi in quel Un modo. TL, come hai detto tu, come si chiama? TL? TF. TF, è un sì. TF gratuito. Uscite in pigiama, ragazzi, per chi vuole iniziare a fare moda, Sì. vi vedete dei paparazzati. No, vabbè, dai, a parte gli scherzi. No, lo sconsiglio. A parte gli scherzi. Quindi per un ragazzo che vuole iniziare magari nel mondo della moda, poi parleremo del fatto che tu Mhm. comunque fai questo, hai fatto questo di lavoro, però ti dedichi anche Sì. ad altro, non è, diciamo... Non mi precludo solamente in questo unico settore. Cosa, che cosa gli puoi dare, no, ai nostri viewers? Sì. Che contatti gli suggerisci magari? Allora, se volete iniziare, intanto magari dipende intanto se una persona vuole entrare subito in un'agenzia. Da cosa deve decidere? Cioè perché conviene o non conviene? Se con l'agenzia lavori molto di più. Ok. Mhm. Per quanto ci sia una percentuale che poi si tengono loro, poi comunque varia da agenzia a agenzia, perché magari ci sono quelle agenzie che hanno un sparo 20% in media, no? E su tutti quei lavori si tengono il 20%, altre agenzie che invece magari hanno una percentuale maggiore, comunque sì. quella varia molto. Però l'agenzia ti condiziona tanto lo stile di vita. Mm. In che senso? Cioè, Nel senso che tu perdi completamente il potere di decidere su te stesso. ok, Ah. cioè lo stile di vita nel senso che ti dicono lavora di notte, di giorno, No. nel senso... Allora, magari- in realtà molti hanno la concezione che chi faccia questo stile di vita, questo lavoro, faccia qualche oretta così di lavoro Ah. e guadagni molto. È vero che si guadagna tanto, però in proporzione alle ore non rende. Cioè io comunque quando magari faccio shooting in trasferta, quindi magari mi devo spostare, io mi sveglio alle 3 del mattino Wow. e torno a casa magari alle 2 di notte e stai 12 ore, 13 ore sul set. Sì, è Quindi è veramente tanto. Ti danno tanti soldi, questo Sì, sì, sì. però sono tante ore. Quindi soldi facili, però c'è anche tanto lavoro dietro ad una semplice immagine. tanto. Ma al tuo lavoro volevo chiedere questa cosa. Non è che ti chiamano dall'occasione a occasione o hai orari già fissi? In senso... Allora, dipende dal progetto. Ok. Ci sono alcuni progetti che magari con la retribuzione stabiliamo l'orario. Magari Sì. diciamo scattiamo 8 ore, che però sono sempre escluse rispetto alla preparazione. Quindi i rispettivi outfit, lo stylist, Sì, il sì. cambio di trucco, make-up, capelli e quant'altro.
Quindi se loro ti dicono esempio facciamo 4 ore e ti diamo tot cifra, Ok. poi magari ce ne sono altre 3 per la preparazione dietro. Sì. Quindi Sì, non sto chiedendo perché in realtà una volta, anche forse se tu non sapessi, mi hanno accettato a fare modeling, anche fotomodeling, sì. Però non ho accetto perché c'è l'università, lavoro, tutte queste cose. Però ancora mi invitano alle opportunità, tipo se sei in profilo per esempio da 18 a 25 e c'è Ok. questa opportunità, per esempio se sei scuro, tutto questo, puoi venire a partecipare. Quindi per questo ho chiesto, forse è la stessa cosa. allora, non so effettivamente di che sito sia Ok. e non so, quindi giustamente non ti posso dire. Certo. Io quello che vedo molte volte e che mi danno per le ragazzine che magari ancora non hanno l'esperienza è che pagano per farsi magari le cosiddette Polaroid. Le Polaroid sarebbero il tuo cartellino d'ingresso per Sì. le agenzie. Quindi Ah. tu ogni volta che accedi ad un'agenzia devi avere un book Sì. dove sono racchiuse appunto in primo di tutto le Polaroid, che sono classici 4 scatti, frontale, laterale Sì. e ovviamente struccate e quant'altro per presentarti al cliente, tra virgolette, no? E poi ci sono le altre foto con gli altri progetti che tu hai fatto, Sì. poi vabbè le rispettive misure, busto, vita, Sì, sì, altezze, sì. queste cose qui. Però ci sono alcune agenzie che in realtà sono delle agenzie scam perché ti fanno Esatto. pagare, magari ti chiedono 2000 euro e le ragazzine pensano, oddio vabbè gli sborso 2000 euro, però divento famosa. In realtà gli dai 2000 euro e poi non li rivedi più questi certo, qua. certo. Cioè- No, in realtà è successo, un amico mio hanno chiesto 500 euro per fare solo il shooting professionale, che era un sì. scam, e ho detto no, meglio... Sì. Sì, perché loro magari ti fanno lo shooting, ti fanno E poi diciamo, dicono, sì. come un curriculum, no? Esatto, Poi Sì, è sì, sì, esatto, il esatto. book è letteralmente un un curriculum. curriculum. E poi non te E l'accettano. poi quindi- diciamo deve essere sì. la bravura loro a, diciamo, a pubblicizzarti. Esatto. Ma guarda, io penso che il segreto per capire se un'agenzia sia effettivamente buona o meno è se ti chiedono soldi. Ok. Perché se ti chiedono soldi, scappa. Certo. Cioè, non c'è niente di vero, è Perché una i soldi truffa. li dovrebbero, cioè ovviamente Sono anche loro loro che danno i soldi, sei tu che guadagni. puntano loro a fare soldi, però dovrebbero puntare a fare soldi con te, non Esatto. su di te. Questo Guarda, è un il- modello non dovrà mai sborsare di tasca sua un euro. Mm. Se è una cosa effettivamente vera. Ti senti comfortable a dire qualche nome di qualche agenzia che consigli? Sì, ci sono tante agenzie in Italia molto buone. Anche da Messina si può... A Messina non ci sono agenzie. O comunque, Emotional damage. Emotional, damn it! Vabbè, ma sì. la faremo. Manuel, dico quando riprendi la tua fotocamera, va. Agenzia a Messina. A Messina, sì. Vabbè, ma 5 euro ce li dai. Comunque, ok, a Messina non ci sono, o però. magari ci sono, però non sono tanto forti, non lo so, di agenzie effettivamente a Messina. Non ne Io conosciamo. non ne conosco, sinceramente. Ma una domanda, è così importante, tipo, per entrare nel mondo di moda, è così importante Avere andare- l'agenzia. Sì, esatto. Dipende quanto vuoi lavorare. Mm. Cioè, quanto vuoi rendere questa passione, questo interesse, questo hobby il tuo lavoro effettivo nel corso del tempo. Mhm. Se tu vuoi lavorare Ok. tanto, sì, Ok, sì, perché sì, sì. ti dà una sorta di garanzia. Ti Perché aiuta. poi Sì, ti sì, aiuta sì, sì, tantissimo. Perché poi realmente magari ci sono periodi in cui tu lavori tantissimo con gli shooting. Cioè io l'anno scorso sono arrivata a farmi 4 shooting in una settimana. Ero devastata. E periodi dove tu non vedi niente. Cosa che invece con l'agenzia hai sempre la carta Il loro di lavoro è sì, quello sì, di, sì. di prenderti Te li trovano loro. il lavoro per te. Ma quindi tu sei dovuto andare all'estero, per il nord Italia, per... No, sono per il loro che contatto? chiamano e io poi mi sposto. Ovviamente poi tutto pagato e la trasferta. Come si chiamano quindi queste... Le agenzie, e secondo me le migliori, sono comunque a Milano e sono la Brave Model, la Fashion, l'Elite Model. Queste qua sono le migliori, però ci sono alcune agenzie che purtroppo danno l'accesso fino ad una certa età. Tipo, se non sbaglio è dai 16 o 18 fino ai 21. Oltre i 21 non ti prendono più. Non so perché questa cosa in realtà.
Lo sapranno Però loro. sì, Sì. c'è Ma un anche- limite di età. Sì, anche c'è il limite di altezza. Non limita, però Sì, minima sì, è altezza. vero, ma quello in realtà quasi in tutte. sì. In Italia ancora non abbiamo le petite model. Sì, no. Più che altro sviluppate in Giappone, sto vedendo, che Esatto. sarebbero le ragazze. Allora, se tu sei sotto 1,75 m, 1,70 m, non lavori. No, niente. No, Non grazie. lavori, non c'è niente da No, fare. in realtà sì. Non c'è niente da Purtroppo fare. io volevo entrare in un'agenzia, però hanno detto Sì, per i maschi è 1,80 o vai via. 1,80. Sì. 1,80, Per i sì. maschi è 1,80. Mancava solo 2 centimetri. Però sai che in realtà molte volte si modifica un po' l'altezza. Sì, lo so, Cioè, te però... la... Sì, io ogni notte mi corico con l'acqua nei piedi per capire se cresco, però ci proviamo. proviamo, sì, Vabbè, certo. dico, c'è molto, ovviamente, dico, è Ci sono degli riconosciuta la cosa. standard. È Sì, saputa sì, questa sì. cosa che nel mondo della moda ci sono questi standard. Alcuni, cioè io sono totalmente esterno e ignorante, ok? Però da quello che ho sentito e capito è anche una cosa pesante, no? Per Sì. alcuni questa cosa, cioè grava sul tuo sistema psicologico, no? Sulla tua Ma più che psicologia, no? altro la cosa brutta è che tu hai costantemente una richiesta di dei specifici centimetri. Mm. Cioè loro non vanno a guardare tanto il peso perché il peso poi lì non frega niente a nessuno, ok? Devi calzare, no? Sì, però ti guardano i centimetri, cioè loro ti misurano sì. costantemente, hai sempre quelle taglie e magari io mi ricordo di un progetto che avevo fatto a Marzamemi ormai qualche annetto fa, era molto importante perché era per una rivista americana, però io dovevo rientrare in questo vestito e nel giro di 2 settimane ho dovuto perdere 7 kg. Wow. È una cosa folle. Sì. Certo, tu giustamente vuoi lavorare, per lavorare Sì. devi fare questo compromesso. Per questo Può le servire. agenzie magari sono un po' più pesanti da vivere, ok? Sì, ovviamente. Però guadagni molto di più perché lavori di più. A differenza se invece tu sei nel tuo, nel chill, nel proprio, metti tu le regole. Se Certo. tu che dici io accetto questo lavoro a queste condizioni, decidi tu pure il cash, decidi tutto tu, altrimenti ciaone. Ma forse in questo caso devi aprire tu con la tua un'agenzia qua e invitare i nostri... Sì, i nostri non chiedo viewers. soldi. Ok. Non chiedo soldi, al massimo li faccio fatturare. Io sono curioso, hai detto una cosa interessante, cioè per far funzionare un'agenzia di moda, ok? Cioè come vanno a fare, cioè nel senso qual è il circolo, no? Che poi chi è il cliente finale, loro sono nel mezzo, penso, voi siete comunque le modelle per quello che è, diciamo, come si può creare qua Sì. un ecosistema di questi, cioè... Ma guarda, io vedo tantissimi video di ragazzi sempre più giovani che aprono agenzie di moda. Mentre un tempo i cosiddetti manager, capi, comunque di queste agenzie erano persone effettivamente grandi. Ad oggi io conosco ragazzi di 30 anni, 35 anni che hanno aperto agenzie di moda. Dal nulla, semplicemente si aprono questi casting, ovviamente magari si fanno lì prima un giro di clienti. All'inizio è molto più complicato perché c'è ad esempio un'agenzia buona a Catania che ha fatto delle collaborazioni con Dior e Dolce & Gabbana. Ora quest'estate collaborerà nuovamente con Dior, se non sbaglio. E hanno buttato tutto lì dall'inizio, cioè nel senso ti buttano le prime idee, si prendono, magari hanno il fotografo che collabora perché c'è sempre un fotografo principale dell'agenzia dove si scattano magari i progetti più importanti, le Polaroid, tutte queste cose qui, perché poi ci sono alcune agenzie che ti fanno rinnovare le Polaroid ogni tot di tempo. Le Polaroid, per rispiegarmi, sono... Le Polaroid è praticamente una fototessera, cioè letteralmente. No, cioè le Polaroid immagino una foto, cioè di quelle là Polaroid, no? Che è fisica. No. No. Allora, le Polaroid sono appunto delle foto. Ok, no, Stessa ci cosa. siamo, No, perché sono- pensavamo la stessa cosa, Polaroid, no? Quelle là. che Sì, ti- in realtà pure io questa che cosa ti- ne ero convinta prima di scoprire un po' cosa fossero le agenzie. Io pensavo fossero le classiche Polaroid. Invece non sono queste, No, ok. sono delle immagini a sfondo neutro, quindi sempre sviluppate con uno sfondo bianco e tu devi indossare intanto per le ragazze sempre tacchi, richiedono i tacchi costantemente, non so perché. E poi vengono effettuate o in bikini
per vedere effettivamente come è strutturato il corpo, oppure Per i jeans intero c'è una sì, foto sì, con sì, per intero. per intero, davanti, quindi frontale, dietro. Ok, perché ti inizi a ridere? Ok. Ah, perché mi immagino magari la foto Mi in fa bianco e ri- nero, tipo Sì, perché un po' sembri come tipo quando l'uomo in quel Dico, sembrano le foto noi- della palestra, capito? A mine Messe potremmo dietro. essere fortunati se ci arrestano, ci fanno delle Polaroid gratis. E poi sinistra e destra per vedere i rispettivi profili e vengono effettuati prima in bikini e poi maglietta classica, che può essere o bianca o nera, e jeans skinny. Ah, Ok. skinny? Sì, richiedono sempre lo skinny. Perché così? Secondo me per far esaltare effettivamente le forme, perché magari se metti un jeans baggy, Sì, magari sì. molto Ah, per largo, capire, non sì, vedi sì. effettivamente come sia fatto il fisico di quella ragazza Sì, e di sì. quel ragazzo. Perché gli skinny jeans adesso per i ragazzi, anche le ragazze, è un po' Brutto. brutto, sì, Sì, cringe. è bruttissimo. Io Non va di moda lo skinny jeans, No. guys. no. Allora, avremo anche un gioco da fare, cioè rating dell'outfit, però Sì. lo facciamo dopo. Ok. Lo Sì, facciamo sì, dopo, sì, lo li facciamo radiamo dopo. dopo i nostri skinny jeans. Sì, 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 Ok. sì. Anche avremo Voto 2. Sì, avremo gli altri argomenti per il prossimo episodio. Prima ti volevo chiedere se ci puoi raccontare qualche esperienza bella, magari di cosa si prova, no? A fare uno shooting, qualche cosa magari che Sì. ti è rimasta, dici... È uno strano. Allora, È uno strano, intanto sì. una cosa molto generale nel corso di questi anni e che mi ha aiutato tantissimo con l'autostima. Cioè, riesci effettivamente... allora, perché un conto è che magari, sai, ti fai la foto, il selfie, e dici, mamma mia, ma sono veramente così, sono un mostro. Poi invece quando ti vedi sistemata, fatta con le luci giuste, il fotografo giusto che ti sa prendere effettivamente, e tu dici, ah cavolo, cioè ma questa sono io, un po' catfish. È un rapporto pure con... Sì, e quindi con ti lo aiuta tantissimo perché ti alza l'autostima, indubbiamente. Ti aiuta a sentirti sempre un po' più confident, sia nell'indossare un vestito, nel stare in un ambiente magari che all'inizio può essere un po' imbarazzante perché sei effettivamente sottoposto quasi ad un esame. Cioè, sei sotto tutte queste luci, un set gigante, poi però ti senti quasi a casa, cioè nel Secondo corso del te tempo. tutte le personalità possono fare questo lavoro o devi essere, Sì. come dire, indicato, portato? Sì, ti Tutti? dico sì. Ok. Allora, parto io comunque dal mio, cioè dalla mia esperienza personale. Io, come ho detto, ero una persona estremamente timida. Cioè, io non riuscivo a farmi nemmeno le selfie da sola, che mi vergognavo. Invece ad oggi, cioè, io mi diverto. Io con i miei amici molte volte magari stiamo lì a scherzare, Clo foto e subito entri nel Power mood. face Sì. viewing. Sì, è molto divertente, quindi lo possono fare tutti. Però ci devi quasi credere. Cioè, secondo me il segreto è in dialetto te la devi sentire sucata. Lol. Cioè, tu ci devi credere in quello che fai. Comunque, ringraziamo i Solidary Corps per sponsorizzare questo episodio. Grazie per darci i soldi e bipperemo questa. Vabbè, ce la sentiamo sucata. Grazie anche all'organizzazione Be The Change, Manuel. Grazie per guardare i nostri episodi. Ci vediamo presto. No, io volevo fare la battuta nel senso ormai è chiuso l'episodio. Ancora. Volevo fare la battuta nel senso che aveva detto me la sento sugata. Grazie per l'Unione Europea, no? Siamo politically correct, questo Comunque intendevo. devi dire Erasmus Corpea di Solidarietà. Erasmus Corpeo di Solidarietà. Corpo di solidarietà europea. Sì. Non si è più capito niente fra inglese e italiano. Io non so nessuno dei due. Facevo il siciliano, compagno. Mi viene molto meglio. Vabbè, pratemo. Chiudi gli occhi, già ci sei in questo coro di idee. Ok. Come è andato? Abbiamo parlato.